Cosa ci faccio con una Hyundai, oltretutto completamente elettrica? Beh, molto semplice, sono abbastanza legato al marchio Hyundai, ho vinto qualche gara con la Hyundai R5 e soprattutto con la Hyundai VRC Plus che teniamo in collezione, una macchina davvero unica. Questa è una vettura particolare. Quando il presidente Italia di Hyundai mi ha chiesto di provarlo, ho detto perché no? Particolare perché apprezzo l'incredibile lavoro ingegneristico fatto su questa vettura. Sono davvero dei tecnici straordinari gli ingegneri Hyundai, hanno creato un prodotto elettrico sì, ma davvero unico in termini di prestazione. E poi basta questa polemica sull'elettrico e soprattutto su quello che hanno fatto i costruttori investendo così tanto. C'è una normativa europea molto chiara e Hyundai ha ritirato dalla produzione la i20N e la i30N non per cattiveria, ma perché c'è una normativa molto chiara in Europa sulle emissioni e l'unico modo per rispettare la normativa è quella di ridurre le vetture endotermiche, specie quelle sportive, che causano un incremento di emissioni. E la risposta tecnologica è stata questo prodotto che adesso vi racconto. In tutto per tutto una family car che parte dalla Ioniq 5, questa Ioniq 5N, quindi una vettura molto grande, grande spazio per la famiglia, in particolare 4,72 m la lunghezza, 1,94 m la larghezza, più 8 cm la lunghezza rispetto all'ordinaria Ioniq 5 e più 5 cm la larghezza, questo per dare una caratterizzazione più sportiva alla vettura stessa, passaruota maggiorati piuttosto che nuovo muso anteriore con l'air flap, nuovo paraurti posteriore con l'estrattore posteriore per dare più aggressività e dinamica. E poi cerchi, pensate, da 21 pollici con impianto frenante con dischi da ben 400 mm, acciaio all'anteriore e 360 mm al posteriore, davvero ben frenata. Ma quello che di più mi ha stupito di questa vettura non sono tanto i cavalli, le prestazioni, 609 cavalli, due motori, 650 cavalli complessivi con l'Endgreen Boost, quindi con il pulsantino che poi vedremo, e soprattutto una coppia poderosa da 770 Nm, ma da tutto quello che è stato creato intorno alla tecnologia di questa vettura per rendere una vettura elettrica con questi cavalli entusiasmante e sportiva da guidare. Un lavoro davvero ben fatto, quello degli ingegneri Hyundai. Nel dettaglio scopriamo la tecnologia unica di questa vettura, iniziando da questo bottone NE Shift, ovvero simulazione di un cambio a doppia frizione 8 rapporti. Non è un gioco, nella guida coinvolgente, lo vedremo anche in pista, il cambio funziona davvero come un cambio a doppia frizione, 8 rapporti con doppietta di scalata, lo sentiremo. Pensate l'ingegneria nel dover simulare in un motore elettrico una cambiata di questo tipo. Ovviamente non è obbligatoria, si può tornare alla guida tradizionale. Iniziamo dall'End Torque Distribution, che permette il trasferimento della coppia motrice tra l'asse anteriore e l'asse posteriore per ottimizzare la trazione e la performance. Interessante però il comando manuale, perché ovviamente staccando le SP, End Torque Distribution può essere anche livellato in manuale, dove posso spostare fino al 100% della coppia all'asse posteriore, ovviamente nei limiti immagino del motore, o all'asse anteriore. Poi abbiamo la funzione End Pedal che consente una frenata rigenerativa ulteriore di meno 0,6 G, ovvero è una frenata non solo per rigenerare la batteria velocemente, ma soprattutto utile in pista per abbassare il muso in fase di inserimento della vettura in curva e facilitare appunto l'inserimento dell'anteriore. Quindi l'utilizzo della frenata rigenerativa sì, ma prodromica ottimizzare il tempo in pista, pensate. Poi abbiamo la funzione N-Race che in pista consente l'ottimizzazione di quello che è il raffreddamento sia della batteria sia del motore. Infatti questa vettura ha fatto 2 giri pieni al Nürburgring a massima velocità senza avere problemi di surriscaldamento di batteria motore. E infine ancora nel menu N-Land Drift Optimizer che ottimizza, abbiamo visto anche un video con la Hyundai Rally 1 e questa vettura su ghiaccio, quello che è il drift della vettura, grazie anche al differenziale autobloccante controllo elettronico, le DIF che monta questa vettura. Pensate quanta tecnologia c'è dentro questa Hyundai Ioniq 5N. Esiste anche questo menu di customizzazione molto utile per customizzare motore sterzo, sospensioni, differenziale e LSD e SP, poi launch control per attivarlo e le opzioni di prestazioni, dove le tematiche discusse prima sono in un sottomenu ancora più operativo. Quanto è difficile e complicata dal punto di vista tecnologico questa macchina, ma in positivo. Quanti tool incredibili hanno creato gli ingegneri di Hyundai per farci divertire e farci performare con questa vettura. Adesso proviamola però. Ioniq 5N alla prova dell'hot lap. La verità è che il giro l'abbiamo fatto con l'hand pedal, quello veloce. Qui invece lo proviamo senza hand pedal perché il cambio, e lo sentite, l'hand shift non funziona
trasferirvi l'emozione di guida di questa vettura. Allora, telaio molto preciso in inserimento, davvero tanto. Poi la macchina in realtà è un po' morbida, lo sentiamo ed è un peccato, perché un filo più rigido sarebbe andato ancora più forte. Velocità in percorrenza pazzesca nelle curve, però uso una distribuzione normale della coppia, come gli lascio fare la vettura, non la sto in manuale muovendola. Il peso c'è innegabile, però il telaio è davvero ottimo. Un altro aspetto che mi stupisce è la capacità del telaio di saltare sui cordoli, cioè sembra una vettura, nei rally si dice gruppo A, con Uniball e tutto, perché riesci veramente a saltare sui cordoli e la macchina assorbe tutto. Impressionante il lavoro fatto dai tecnici, guardate qua Hyundai. Scorre molto bene, molto neutra, sa essere posteriore all'occorrenza, però è un prodotto veloce, ce lo vedremo anche nel tempo dopo. Un'elettrica pazzesca, considerando il prezzo di questa vettura. Peccato solo appunto le sospensioni poco ferme, la macchina tende leggermente a muovere. Questo in shift sarà fake, ma è divertentissimo. Adesso scopriamo altre modalità di questa vettura. Adesso proviamo l'Entorque Distribution. Vediamo qua con uno spostamento all'80% al posteriore della coppia. Si può arrivare fino al 100%. Guardate come prendo i cordoli, lo dicevo prima. Wow! Con la trazione più posteriore la macchina dovrebbe aiutarmi a pendolare abbastanza, e in effetti questo torque distribution l'abbiamo già visto sulla Tesla, ma è davvero divertente e qui c'è da dire funziona davvero bene. Cosa penso di questa vettura della Ioniq 5N? Che hanno fatto davvero un lavoro ingegneristico incredibile i tecnici Hyundai, bravi. Non voglio i commenti elettrica, certo che elettrica, sappiamo i problemi delle emissioni, sappiamo perché hanno costruito una macchina di questo tipo, ma il confronto con le termiche è assolutamente vincente, perché una Hyundai di questo tipo è andata davvero forte quasi su questo tracciato stretto come una BMW M4 Competition, veloce quasi quanto una Cayman GT4 cambio manuale. Il PDK era stato molto più veloce, tempi stratosferici per una vettura di questo tipo, che è una vettura a uso famiglia, per le dimensioni, per il bagagliaio, per la size dei sedili posteriori, con delle però particolarità e delle feature tecniche incredibili. Ho utilizzato la modalità non col cambio in shift, anche se è divertentissimo per fare il tempo, sfruttando così l'hand pedal e quindi la frenata e l'aiuto in frenata in staccata e la capacità di buttare giù il muso. E migliorabili dal punto di vista dinamico, sicuramente avesse qualche chilo in meno di 2200 sarebbe ancora più performante, ma questo non possiamo pretenderlo dall'attuale tecnologia delle vetture elettriche. E migliorabili dal punto di vista dinamico, forse indurendo un po' le sospensioni. Mi sarei aspettato delle sospensioni ancora più estreme su una vettura di questo tipo, pur essendo le sospensioni elettroniche. Forse un asse posteriore sterzante avrebbe dato ancora più agilità alla vettura, ma cosa pretendiamo visto il prezzo di questa vettura? Con l'aggravio dell'elettrico, che sicuramente è iper costoso, a 77.000 euro è stata davanti a vetture termiche superiori ai 100.000. La durata della batteria la conosciamo, è una delle tematiche dell'elettrico, ma chi approccia questa vettura probabilmente non la userà tutti i giorni per fare viaggi lunghissimi. Rimane un ottimo prodotto qualità-prezzo, con tante feature particolari, dall'hand pedal all'end torque distribution e soprattutto dal cambio e shift, che mi ha fatto divertire un mondo. Approvata a pieni voti, bravi. Voglio qui sotto i vostri commenti, ma non accetto, ricordatevelo, avrebbero dovuto fare la termica dei 600 cavalli, perché c'è un problema normativo in Europa che dovete avere presente ben chiari, e i costruttori fanno il massimo con i limiti regolamentari che l'Unione Europea gli impone. Quindi commentate quello che davvero pensate di questa vettura, di quello che hanno fatto gli ingegneri Hyundai.